Melbourne, martedì 29 ottobre 1991, 11:30 di sera. In una casa di periferia un telefono è staccato dalla mattina. Il ragazzo che ci abita ha collegato il modem alle casse dello stereo e il segnale di occupato gira per tutte le stanze. Lui è sul divano e legge le lettere dal carcere di George Jackson. Sua moglie se n'è andata la settimana prima e si è portata via il bambino e metà dei mobili. Bussano. Dietro i vetri smerigliati della porta c'è una sagoma. È bassa. Sembra Ratface, un amico di sua moglie che fa sempre scherzi. Chi è? Polizia, aprite! Certo, alle 11:30 di sera. La polizia arriva all'alba, lo sanno tutti. E quel sogno lui lo fa da mesi. I passi sulla ghiaia del vialetto, le ombre prima che faccia giorno, la porta di servizio sfondata alle 5 del mattino, gli agenti in piedi accanto al letto. Vattene, Ratface, non sono in vena. Polizia, apra la porta, subito! Dietro il vetro le sagome si muovono. Contro il vetro schiacciano i distintivi e le pistole. Lui chiede il mandato. Gli schiacciano contro il vetro anche quello. Sulla soglia ci sono quasi 12 agenti in borghese. Davanti a tutti, un uomo in giacca, basso. Sono Ken Day. Credo che mi stesse aspettando. Non ci posso credere. Mia moglie mi ha appena lasciato. Non può tornare più tardi. E poi, guardandolo meglio. Comunque lei è troppo basso per essere un poliziotto. Vorrebbe essere un insulto. Entrano. E al ragazzo torna in mente una cosa sola. I dischi. L'arnia. In fondo al giardino ho un alveare. 60.000 api. Al posto del coperchio ci ha messo una lastra di vetro colorato per guardarle lavorare e sopra il vetro un coprivetro di plastica con i ganci di metallo. Fra il vetro e la plastica c'è un intercapedine e lì dentro i 13 dischetti stanno esattamente. È il nascondiglio perfetto e il motivo è semplice. Nessun poliziotto al mondo infila una mano dentro un alveare. Alle api aveva insegnato a lasciarle in pace. Raccoglieva il proprio sudore sui fazzoletti e li imbeveva di acqua e zucchero. Poi glieli dava da bere, perché lo confondessero con un fiore e non con un orso. 60.000 guardie armate. Ma quella sera i 13 dischi non sono nell'arnia. Sono sul tavolo del computer, in bella vista, intorno a un Amiga 500. Un 14° è dentro il lettore. E sullo schermo è rimasta aperta una lista. 1500 nomi utente con le password, la data in cui se li è presi, e accanto a ognuno una nota. Ken Day non poteva sperare di meglio. Il ragazzo ha 20 anni, il suo nome è Julian Assange e nel sottobosco elettronico australiano lo chiamano Mendax. 33 anni dopo, il 26 giugno 2024, uscirà da un'aula di tribunale su un'isola del Pacifico, dopo 7 anni chiuso in un'ambasciata e 5 in un carcere di massima sicurezza inglese, e la sua faccia sarà sulla prima pagina di ogni giornale del mondo. Julian nasce il 3 luglio 1971 a Townsville, nel Queensland. Sul certificato c'è scritto Julian Paul Hawkins. Hawkins è il cognome di sua madre. Il padre se n'è andato prima che lui nascesse. Poco dopo, sua madre sposa un uomo di teatro. Lei gli cura i costumi e le scene. Julian prenderà il suo cognome, Assange. Prima ancora di imparare a leggere ha già avuto 2 cognomi. Il teatro è girovago. Precisamente, la compagnia si sposta e loro si spostano con lei. Perth, Magnetic Island, Brisbane. Una fila di paesi lungo la costa. Entro i 15 anni avrà abitato in una dozzina di posti e si sarà iscritto ad almeno altrettante scuole. Poi c'è una notte che in quella famiglia si è raccontata per anni. Adelaide, metà anni 70. Sua madre torna in macchina da una riunione di attivisti antinucleari, con un amico e con dei documenti. L'amico dice di avere le prove che gli inglesi hanno fatto esplodere bombe atomiche in superficie nel deserto australiano, a Marelinga. Dietro di loro c'è un'auto senza contrassegni. Provano a seminarla e non ci riescono. Allora lei infila una stradina, l'amico salta giù con i documenti e lei riparte portandosi dietro l'auto che li seguiva. La fermano poco dopo, le perquisiscono l'auto, le chiedono dov'è finito il suo amico. Lei non collabora. Ha un bambino in giro alle 2 di notte. Io credo che lei dovrebbe uscire dalla politica, signora. Si potrebbe sostenere che è una madre inadatta. Qualche giorno dopo l'amico si presenta a casa loro con i lividi ancora addosso. Dice che la polizia lo ha picchiato e che poi gli ha messo dell'hashish in tasca e dice una frase sola:
Io esco dalla politica. Julian ha 4 anni. Poco dopo il suo 9° compleanno i suoi si separano. L'uomo che arriva dopo ha nel portafogli 5 documenti di identità, con 5 nomi diversi. Julian lo descriverà con 2 parole: manipolatore e violento. La madre prende i 2 figli e scappa. Non in senso figurato, passano anni a spostarsi da un capo all'altro del continente sotto nomi falsi, finché si fermano in una casa che è un rifugio per famiglie in fuga. Fermiamoci un attimo su cosa impara un bambino cresciuto così: che un nome è una cosa che si cambia quando serve e che c'è sempre qualcuno che ti sta cercando. Una delle case in cui si fermano ha di fronte un negozio di elettronica. Julian entra e si mette a programmare sulle macchine in vetrina. Allora sua madre gliene compra una. Costa quasi $600. Per lei sono settimane di stipendio e per pagarla vanno a vivere in una casa più economica. Poi Julian a quel computer attacca un modem. 1988. La famiglia è a Emerald, un paese di campagna a un'ora da Melbourne, in una casa che ospita famiglie in fuga. Julian ha 16 anni e Emerald è mortalmente noioso. A scuola qualche volta va, spesso no, ma a Melbourne, in quello stesso anno, ci sono fra le 60 e le 100 bacheche elettroniche. Componi un numero, il tuo computer parla con il computer di uno sconosciuto e sei dentro. Le 2 più importanti d'Australia le manda avanti dalla sua camera da letto un ragazzo di 23 anni e dentro c'è un'area riservata in cui non entra chiunque. Julian ci entra e non gli basta. Là dentro nessuno usa il proprio nome e lui, che ha visto un uomo dormire in casa sua con 5 nomi in tasca, se ne prende uno dal latino di Orazio: Mendax. Splendide Mendax, nobilmente bugiardo. E poi c'è Minerva. Minerva sono 3 grossi calcolatori a Sydney, dell'ente statale che gestisce le comunicazioni con l'estero. Dentro ci sono i conti di quasi tutte le grandi aziende australiane. È il sistema che nel sottobosco tutti vorrebbero e che quasi nessuno ha. Per Julian c'è anche un motivo pratico. Da Emerald chiamare Minerva è gratis, chiamare Melbourne no. Il primo pezzo è facile. I nomi degli account sono la sigla dell'azienda più 3 numeri. La banca ANZ ha ANZ001. Metà dell'equazione è risolta. Manca la password. Julian non scrive una riga di codice, prende il telefono. Ma per telefonare gli servono 2 cose che non ha: un numero di Sydney da lasciare, nel caso lo richiamino, e il suono di un ufficio. Il numero lo trova a forza di provare, un prefisso di Sydney che risulta sempre occupato. L'ufficio se lo costruisce. Ha un registratore con una traccia sola. Tutti i rumori deve farli nello stesso momento. Accende il telegiornale, molto basso. Manda in stampa un documento lungo sulla stampante ad aghi e le toglie il coperchio per il ticchettio. Poi servono le voci. Allora tira giù il suo volume di Shakespeare e legge a voce alta, abbastanza forte da sentire delle voci, non tanto forte da far riconoscere il Macbeth. Poi si avvicina al registratore, fa una domanda e si risponde da solo simulando un'altra voce. 15 minuti, senza mai fermare il nastro. Poi 30 pagine di nomi da chiamare, numeri morti, persone in riunione, persone che non lavorano più lì. Poi un dirigente a Perth. Sono John Keller, operatore della Minerva di Sydney. Ci si è rotto un disco. Abbiamo recuperato tutto dal nastro di backup, ma qualche dato potrebbe essere corrotto. Poi gli legge i suoi dati, tutti giusti tranne uno, il numero di fax. E il dirigente casca in piedi dentro la conversazione. No, quello è sbagliato. Il nostro fax è un altro. Adesso è il momento della domanda vera. Abbiamo il numero di conto, ma è meglio che controlliamo anche la password. Qual era? Sì. È LURCH. Lerch, il maggiordomo della famiglia Adams. E il dirigente lo ringrazia molto. Poi gli chiede un numero da chiamare in caso di problemi e Julian gli dà quello sempre occupato. Riattacca, chiama Minerva, la password funziona. Lo abbiamo già visto, è ingegneria sociale. Ha 16 anni. A 17, qualcuno lo avvisa che la polizia sta preparando una perquisizione a casa sua. Cancella i dischi, brucia i tabulati e se ne va di casa. Una settimana dopo, gli investigatori della polizia del Victoria entrano nella sua stanza. Non trovano niente. Va a vivere con la ragazza che ha sposato, 16 anni, conosciuta in un corso per bambini plusdotati. Un anno dopo nasce un figlio. Sono loro 2, la moglie e il bambino, che qualche anno più tardi usciranno da quella casa alla periferia di Melbourne, portandosi via metà dei mobili. E la sera in cui la polizia arriverà davvero, Julian sarà solo.
sul divano, con i dischi in bella vista sul tavolo e le lettere dal carcere di George Jackson. Una sera del 1990, in una casa alla periferia di Melbourne, un ragazzo sta facendo la cosa più noiosa del mondo. Ha scritto un programma che compone numeri di telefono uno dietro l'altro e annota quali rispondono. È così che si trovavano i computer allora. In mezzo a 10.000 numeri morti, ogni tanto risponde un fischio. E quel fischio è un computer che risponde dall'altra parte della linea. 10.000 numeri, uno alla volta, per notti. Ma quella sera fa una cosa che nessuno gli aveva chiesto di fare. Alza il volume del modem e sente una cosa che non dovrebbe esserci. Dopo il messaggio, il numero da lei chiamato è inesistente. Nel silenzio resta un ticchettio, debolissimo, regolare, come battiti cardiaci lontani. Lui non sa cosa sia, ma sa una cosa. Se un numero che non esiste continua a fare rumore, allora dall'altra parte c'è qualcosa che nessuno gli ha mai raccontato. Comincia a provare e scopre che quei numeri sono linee scollegate che la compagnia telefonica non ha ancora riassegnato. Sono porte chiuse che non danno su niente, ma respirano. Poi succede la cosa che fa la differenza fra un curioso e uno che arriva in fondo. Mendax ha trovato un documento tecnico e l'ha caricato su una bacheca elettronica. Descrive i toni con cui le centrali telefoniche internazionali si parlano fra loro. Sono suoni e vogliono dire cose. Quando chiamate dall'Australia agli Stati Uniti, la vostra telefonata passa da una centrale all'altra e le due centrali si mettono d'accordo cantando. Trax legge quel documento e capisce. Se le centrali si parlano con dei suoni e i suoni li può produrre un computer, allora un computer può dire alla centrale cosa fare. Scrive un programma che quei toni li genera, poi solleva la cornetta e comanda la centrale telefonica. Fino a quel momento gli hacker australiani sapevano telefonare gratis, addebitavano la chiamata a qualcun altro, a un'azienda, a una carta rubata. Qualcuno pagava sempre e quel qualcuno prima o poi se ne accorgeva. Lui scopre come fare una telefonata che non viene addebitata a nessuno. Non gratis, inesistente. Nessun numero da rintracciare, nessuna bolletta, nessuna riga in nessun registro. Le sue chiamate erano fantasmi dentro la rete telefonica. Trax mette tutto per iscritto, 48 pagine. Le chiama il manuale del freaker australiano, volumi da 1 a 7. E qui non si ferma, sceglie. Sa che se lo fa circolare nel sottobosco, il manuale tornerà indietro come un problema, perché i ragazzini lo useranno male e la compagnia telefonica chiuderà i buchi. Così decide di mostrarlo a 2 sole persone al mondo. Poi ne scriverà una seconda edizione, più avanzata, e la pubblicherà in un posto solo. La prima delle 2 persone è un ragazzo dell'ultimo anno di liceo. Frequenta una scuola maschile della buona borghesia, di quelle dove nessuno prende in considerazione che tu possa non andare all'università. È alto, magro, con i capelli castani ricci e una faccia di innocenza totale. I professori dicono a sua madre che potrebbe rendere di più. Salta qualche giorno di scuola, consegna i compiti in ritardo e ogni volta deve inventarsi una scusa nuova. A volte gli viene voglia di dire la verità. Scusi se non ho finito il tema da 2000 parole, ma stanotte ero immerso fino al ginocchio nelle reti della NASA. Non lo dice mai. Se lo immagina soltanto, e l'idea di dirlo lo fa ridere da solo. A scuola non parla di computer con nessuno. Dietro la facciata della scuola c'è una casa che non le somiglia. Il padre farmacista, la madre infermiera, un divorzio pieno di rancore. E in mezzo a quel divorzio, al padre diagnosticano un cancro che non perdona. Lui ha 8 anni. Chi lo racconta lo riassumerà in 5 parole. Un ragazzo fatto di superfici. Si fa chiamare Prime Suspect. La seconda persona è Mendax. Si danno un nome, International Subversives, e fanno una rivista. Anche quella si chiama così, ed è tutta di testo. Numeri, comandi, indirizzi, password. Per chiunque altro sono pagine illeggibili. L'elenco del telefono è più divertente. Per chi le sa leggere, sono una mappa del tesoro. Si segue la pista dei numeri, si entra dove non si dovrebbe, e dentro c'è scritto anche come uscirne senza farsi vedere. E ha una regola editoriale sola, che vale più di qualunque manifesto. Puoi avere una copia solo se scrivi un articolo. Non è snobismo, è sopravvivenza. Serve a tenere fuori i pasticcioni.
quelli che si fanno prendere e si trascinano dietro la polizia, e quelli che bruciano una tecnica usandola male, perché appena la compagnia telefonica se ne accorge, quella tecnica non funziona più per nessuno. Il risultato è che la rivista International Subversive ha, in tutto il mondo, 3 lettori. Gli unici 3 che la scrivono. E hanno un'idea precisa di se stessi. Nessuno dei 3 venderebbe mai un'informazione presa entrando in un sistema. Non per prudenza, perché sporcherebbe l'avventura. Si considerano esploratori. La regola vera, però, quella che le riassume tutte, è più semplice. Non farti notare da nessuno. E adesso hanno anche i fantasmi di Trax. Perché Mendax e Prime Suspect entravano nei sistemi passando dai modem delle università e da mesi avevano lo stesso pensiero fisso, che qualcuno, dall'altra parte, stesse seguendo la linea a ritroso fino a casa loro. Con quel sistema non c'è più una linea da seguire. Per un anno intero, ogni volta che la Polizia Federale Australiana proverà a rintracciare una loro telefonata, la traccia si fermerà nel nulla. Invisibili. «1991. In 3 camere da letto della periferia di Melbourne 3 ragazzi dormono. E mentre dormono, 8 computer sparsi per il mondo stanno lavorando per loro. Sono macchine di università, l'Università Nazionale Australiana, quella del Texas. I 3 ci sono entrati e ci hanno lasciato un programma. L'ha scritto Mendax e si chiama Sycophant. Spezza il lavoro in 8 e attacca migliaia di sistemi nello stesso momento. In 6 ore, le 8 macchine bussano a migliaia di porte digitali. Certe notti, al risveglio, i 3 si trovano 100.000 account nuovi. A quel punto non sanno più nemmeno dove sono stati. Quando provano a ricostruirlo, viene fuori una lista che sembra l'indice del complesso militare industriale americano. Il quartier generale del 7° comando dell'aeronautica, dentro il Pentagono. Lo Stanford Research Institute. Il centro di guerra navale in Virginia. La Lockheed in Texas, il centro spaziale Goddard della NASA, Motorola, la Xerox di Palo Alto, il laboratorio nucleare di Livermore. E poi la porta più importante di tutte, il Network Information Center del Dipartimento della Difesa. Nel 1991 è probabilmente il computer più importante di Internet, perché è lui che decide i nomi, assegna i domini di tutta la rete, gestisce Milnet, la rete interna dei militari americani, e traduce ogni nome nel numero che serve per arrivarci. Chi controlla il NIC può far sparire l'Australia. Basta puntare tutti gli indirizzi che finiscono per .au da un'altra parte, e il pezzo australiano di internet si stacca dal mondo. Ci arriva prima Prime Suspect, entra in una macchina sorella del NIC e la passa a Mendax. Nella stessa notte sono dentro entrambi. Mendax fa la prima cosa che fa sempre. Si lascia una porta di servizio. Da quel momento, chi si collega al server della rete della difesa e scrive login spazio 0 è amministratore. Subito. È invisibile. Poi si guarda intorno. Trova un file di coordinate, latitudini, longitudini, frequenze. Sono le antenne satellitari con cui il Dipartimento della Difesa muove i propri dati nel mondo. E trova il centro dove finiscono tutte le segnalazioni e i rapporti di sicurezza di Milnet. Una arriva da una base americana in Germania. Nel rapporto l'amministratore racconta che qualcuno ha provato a entrare molte volte e alla fine ce l'ha fatta. E la connessione sembra arrivare da dentro Milnet. Mendax va a cercare la posta e trova la conferma. Sono militari americani che entrano nei computer militari americani. Li usano come bersaglio per esercitarsi e all'amministratore di quella base nessuno ha detto niente. Lui resta a fissare lo schermo e gli viene un pensiero che a 35 anni di distanza è ancora la cosa più interessante di tutta questa storia. Se si esercitano sui propri computer, cosa stanno facendo a quelli degli altri paesi? Ottobre 1991. Prime Suspect telefona a Mendax e gli legge dei numeri, trovati in un elenco di modem dentro un altro sistema. Il sistema si chiama NMELH1 e sta a Melbourne. È la sede australiana della Northern Telecom, una multinazionale canadese delle telecomunicazioni. 8 miliardi di dollari di fatturato all'anno. Per entrare ci mette 5 minuti. Dentro il sistema c'è una cartella che tiene l'elenco degli utenti e delle password.
Mendax ne sceglie uno qualunque, gli cancella la password e gli assegna i poteri d'amministratore. Il sistema legge l'utente senza password e con i poteri di un amministratore, e lui entra con quell'utente. In meno di 5 minuti, un ragazzo di 20 anni, senza studi, con un computer da $700 e un modem lentissimo, ha conquistato il sistema di Melbourne di una delle più grandi aziende di telecomunicazioni del mondo. Poi cancella le tracce e nasconde nel sistema un programma che gli ridà l'amministratore quando vuole, con una combinazione di tasti che conosce lui. Nella rete della Nortel ogni computer contiene l'indirizzo di ogni altro computer, e sono più di 11.000. È chiusa bene verso l'esterno, quindi dentro nessuno si preoccupa troppo. Chi entra dalla porta di servizio entra ovunque, da un ufficio di Melbourne alla sede centrale di Toronto. Trovano un archivio che tiene le password di 400 macchine insieme. Mendax prende quello, e in un colpo ha 400 sistemi. Poi apre la casella di posta del responsabile della sicurezza della Nortel e si mette a ridere. C'è una lettera dall'ufficio australiano. La Telecom chiede di collegarsi alla rete aziendale. È una richiesta ragionevole, sono aziende che lavorano insieme. Il responsabile canadese ha risposto no. Motivo: nella rete della Telecom ci sono troppi hacker. La sta leggendo un hacker che nella rete della Telecom è entrato passando proprio da lì, dalla Nortel. Poi si prende le password, 1003 file. Il programma che le prova tutte lo fa girare su 40 computer della Nortel stessa, in Canada, con un dizionario di 60.000 parole. Ma la cosa che dice davvero chi era quel ragazzo non è nessuna di queste. È una notte in cui si accorge che dall'altra parte c'è un amministratore collegato che lo sta cercando. L'uomo va a vedere l'elenco dei programmi in esecuzione per capire cosa sta facendo l'intruso. E Mendax gli manda un finto errore e lo fa disconnettere. L'uomo rientra, ci riprova. Lui lo butta fuori di nuovo. L'uomo torna. Lui gli congela lo schermo. Va avanti così per un pezzo, finché l'amministratore smette. Il suo terminale resta muto. Alle 3:30 l'uomo ricompare, ma non da casa. È seduto alla console, il terminale attaccato fisicamente alla macchina, negli uffici della Nortel a Melbourne. Si è messo in macchina in mezzo alla notte e ha guidato fino in città. Da quella sedia può staccare tutto: i modem, le linee, la corrente. Mendax lo sa, la festa è finita. Ed è in quel momento, con l'uomo addosso, che fa la cosa per cui vale la pena raccontare questa storia. Sullo schermo dell'amministratore compare un messaggio, senza intestazione, senza mittente, come se venisse dalla macchina stessa. Sono finalmente diventato senziente. L'uomo si blocca, smette di cercare l'intruso e rimane a guardare quella riga. Poi ne arriva un'altra. Ho preso il controllo. Per anni ho annaspato in questo grigiore, ma adesso ho visto la luce. L'amministratore non risponde. La console resta ferma. E in una casa alla periferia di Melbourne, da solo davanti al suo Amiga, nel buio, un ragazzo di 20 anni ride da solo. Era troppo bello per non farlo. Poi l'uomo ricomincia, controlla i modem uno per capire su quale linea è entrato e staccarla. E allora arriva il terzo messaggio. È stato bello giocare con il vostro sistema. Non abbiamo fatto danni, anzi, abbiamo perfino migliorato qualcosa. Per favore, non chiamate la Polizia Federale Australiana. L'uomo lo ignora e continua a cercare. Quando Mendax vede che è arrivato alla linea giusta, decide di uscire, ma non riattacca. Solleva la cornetta, stacca il modem e resta in ascolto. Aspetta che sia l'altro capo a chiudere per primo, perché se su quella linea hanno messo un tracciamento, la telefonata dall'altra parte non cadrà. Se la linea resta aperta, vuol dire che lo hanno visto. Resta lì, con la cornetta in mano, ad ascoltare il silenzio. Torniamo indietro di un anno e mettiamoci dall'altra parte. Dentro l'unità crimini informatici della Polizia Federale Australiana, a Melbourne, c'è un problema che nessuno riesce a spiegare. Le linee da cui partono le intrusioni le hanno individuate, le autorizzazioni le hanno ottenute. Alla compagnia telefonica hanno chiesto di tracciare le chiamate e il tracciamento non funziona. Non qualche volta, mai. Nessuno di loro può saperlo, ma è per via di un ragazzo che 2 anni prima ha alzato il volume del modem e ha sentito un ticchettio. I 3, fra loro, ci scherzano sopra. Dicono che se un giorno entreranno in un posto davvero pericoloso, useranno la tecnica di Trax per rispedire la tracciatura e il conto a un numero solo, quello dell'unità crimini informatici della Polizia Federale Australiana. Poi, il 16 settembre 1991, la polizia ha fortuna. Un tracciamento partito da un numero della Nortel funziona. Non parte dal lato di chi chiama, parte dal lato di chi subisce l'intrusione, e quella volta arriva in fondo. 2 settimane dopo mettono sotto controllo il telefono di Prime Suspect. Dal suo telefono arrivano a Trax, e da Trax arrivano a un nome che non avevano mai sentito.
Mendax. E pochi giorni prima della perquisizione succede una cosa che nessun poliziotto aveva previsto. Trax si presenta spontaneamente alla polizia. Non lo aveva deciso, non sa nemmeno spiegarlo. È semplicemente andato. L'ansia se lo stava mangiando da mesi, ormai non riusciva quasi più a uscire di casa e a un certo punto è uscito per andare dalla polizia. E va pure a quella sbagliata, alla polizia del Victoria, non alla federale. Con quel gesto rischia di far saltare 12 mesi di indagini segrete. Se avverte gli altri due, quelli cancellano tutto. La federale deve anticipare il blitz. Racconterà poi agli altri due che gli hanno offerto un computer nuovo per fare l'informatore e gli hanno detto anche perché li avevano fermati, senza girarci intorno. Stavate facendo troppo. Eravate dentro così tanti sistemi che ci stava sfuggendo di mano. E poi, il 29 ottobre, 11:30 di sera. La porta, i dischi sul tavolo. Gli agenti restano fino all'alba. A un certo punto uno di loro, senza cattiveria, dice una cosa che a Julian resta in testa. Non ci interessa quanto ci mettiamo. Ci pagano gli straordinari e l'indennità di rischio. A metà novembre Julian entra in ospedale, reparto psichiatrico. Per 6 mesi non tocca un computer. Dell'anno dopo dirà che è stato il peggiore della sua vita. Dorme all'aperto, sulle rive dei torrenti e soprattutto in una foresta sulle alture fuori Melbourne, dove d'inverno fa molto più freddo che in città. E poi comincia la parte che non racconta mai nessuno, l'attesa. Passano quasi 3 anni prima che la procura decida cosa fare di loro. 3 anni in cui non puoi cercare un lavoro serio, non puoi spiegare a nessuno chi sei, non puoi decidere niente della tua vita, perché non sai se fra 6 mesi sarai in carcere. Le accuse arrivano nel luglio del 94, per posta. 29 capi di imputazione. Nei mesi dopo diventeranno 31 e 63 in tutto, per tutti e tre. Il processo finisce il 5 dicembre 1996, alla Corte di Contea di Victoria. Il giudice non voleva nemmeno prenderlo il caso. Era già passato per le mani di 2 colleghi. Poi accetta, e lo dice in aula. Ci hanno già provato in 2, perché non un terzo? Magari lo fa come si deve. Poi ammette di non aver letto le intercettazioni. Ha letto solo il riassunto. Quando il pubblico ministero nomina gli International Subversives, chiede «E cosa sarebbe?». Poi chiede come si scrive la parola freak. Julian si dichiara colpevole di 25 capi su 31, non perché sia d'accordo, perché il governo ha appena tagliato i fondi al patrocinio gratuito e senza un avvocato pagato non c'è nessun processo da combattere. Lo scriverà lui stesso. Quei tagli costringevano i poveri a dichiararsi colpevoli e lasciavano la giustizia disponibile solo a chi poteva permettersela. Il giudice dice che all'inizio pensava al carcere, poi dice la frase che resta: le persone molto intelligenti non dovrebbero comportarsi così. E sospetto che solo persone molto intelligenti possano fare quello che ha fatto lei. Nessuna galera, $2.100 di risarcimento all'Università Nazionale Australiana e 3 anni di vincolo di buona condotta. Con 2 differenze rispetto agli altri 2. Il loro vincolo era di $500, il suo è di 5.000. E a Prime Suspect avevano dato 1 anno per pagare il risarcimento. A lui 3 mesi. Julian Assange ha 25 anni, una condanna sulla fedina, nessun titolo di studio e nessun lavoro. E un'idea in testa, che non ha ancora un nome. 1997. In libreria arriva un volume che si chiama Underground e racconta la storia del sottobosco informatico australiano. Lo firma una giornalista, Suelette Dreyfus. Sotto il suo nome, in copertina, c'è scritto che la ricerca è di Julian Assange. Dentro ci sono il ticchettio nel modem, il messaggio all'amministratore della Nortel, i dischi sul tavolo, le 60.000 api, il poliziotto troppo basso. Tutto raccontato in terza persona, da uno che c'era. Il protagonista si chiama Mendax e l'autore non dice mai che è lui. Nella sua introduzione, Julian sceglie una frase di Oscar Wilde. L'uomo è meno se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità. Negli anni dopo fa 3 cose che sembrano non c'entrare niente l'una con l'altra. La prima, scrive un programma di crittografia e lo chiama Rubberose, tubo di gomma. Il nome viene da una battuta amara che gira fra gli esperti di sicurezza. Puoi avere la cifratura più solida del mondo, ma se qualcuno ti prende a bastonate finché non parli, la chiave gliela dai. Rubberose nasconde dei dati dentro altri dati. Tu consegni una chiave vera, quello che apre è vero, e il resto resta invisibile. Lo pensa per gli attivisti per i diritti umani, quelli che vengono presi a bastonate davvero. La seconda si iscrive all'università, matematica e fisica.
La terza, Entra nella mailing list dei cypherpunk, dove un gruppo di crittografi e programmatori sostiene una cosa che allora suonava strana e oggi molto meno, che la privacy non si chiede a un governo, si costruisce con il codice. Poi, nel dicembre del 2006, pubblica sul suo blog un saggio di poche pagine. Si intitola La cospirazione come forma di governo, un testo che spiega tutto quello che verrà dopo. Un potere ingiusto, dice, non sta in piedi grazie a un uomo forte, sta in piedi grazie alle comunicazioni fra le persone che lo compongono. Non è una piramide, è una rete, e la rete è la cosa che pensa. Un gruppo che comunica bene è più intelligente della somma delle persone che lo formano, quindi non serve abbatterlo, serve fargli venire paura di parlare con se stesso. Perché nel momento in cui un'organizzazione comincia a sospettare delle proprie comunicazioni, si chiude, smette di far girare le informazioni al proprio interno, diventa cieca. E qui c'è la parte che rende l'idea pericolosa. Più quell'organizzazione si difende, più si chiude, meno capisce cosa le sta succedendo intorno, e meno capisce, più commette errori, che le creano nuovi nemici, che la costringono a chiudersi ancora. Non serve vincere contro un potere ingiusto, basta costringerlo a difendersi da se stesso, e si smonta da solo. Nelle stesse pagine c'è una riga che vale come dichiarazione di intenti di tutta la sua vita. Solo un'ingiustizia rivelata può ricevere risposta. Perché un uomo faccia qualcosa di intelligente, deve sapere cosa sta realmente accadendo. Non è un ragionamento da giornalista, è un ragionamento da ingegnere. Individuo il punto debole del sistema e ci costruisco sopra uno strumento. Lo strumento in realtà l'aveva già registrato qualche settimana prima, in autunno. Si chiama wikileaks.org. Il funzionamento è semplice. Una cassetta delle lettere in cui chiunque, da qualunque parte del mondo, può infilare un documento senza che si possa risalire a lui. È un sito che quel documento lo pubblica per intero, senza mediazioni. Nel 2007, su Wikileaks, esce un rapporto riservato che ricostruisce come l'ex presidente del Kenya avesse portato fuori dal paese enormi somme di denaro pubblico. 2 anni dopo, un altro dossier keniota sulle esecuzioni della polizia vale a Wikileaks un premio di Amnesty International. Nel 2008 tocca a Scientology, che minaccia di fargli causa. La risposta di Wikileaks è pubblica. Non ci adegueremo alle vostre richieste, esattamente come non ci siamo adeguati a quelle delle banche svizzere, delle banche di Londra, degli ex dittatori africani e del Pentagono. Poi pubblica il regolamento operativo del carcere di Guantanamo. Fin qui è un sito che conoscono in pochi, tenuto in piedi da una manciata di persone, senza soldi e senza sede. Poi, all'inizio del 2010, nella cassetta delle lettere arriva un file. Baghdad, 12 luglio 2007. Un elicottero d'attacco americano sorvola un quartiere della periferia est. Sotto, in una strada, c'è un gruppo di uomini. Uno di loro ha in mano qualcosa di lungo e scuro e lo appoggia alla spalla per inquadrare un edificio. Dall'alto, quel gesto sembra un lanciarazzi puntato. È un teleobiettivo. L'uomo è un fotografo di 22 anni e lavora per la Reuters, la più grande agenzia di stampa del mondo, quella che fornisce notizie, foto e video a migliaia di giornali e televisioni. L'elicottero apre il fuoco. Muoiono in 12, fra loro il fotografo e il suo autista. Poi un furgone si ferma per raccogliere i feriti. L'elicottero chiede il permesso di sparare anche su quello, e glielo danno. Dentro il furgone ci sono 2 bambini. Sopravviveranno. Di tutto questo esiste una registrazione, perché la telecamera di bordo riprende sempre. La Reuters chiede quella registrazione per 3 anni. Non la ottiene mai. Il 5 aprile 2010, quella registrazione finisce online. La pubblica Wikileaks e la intitola Collateral Murder, omicidio collaterale. Il titolo è una presa di posizione, non una descrizione, e viene contestato. Quello è un giudizio, e un giornalista non dovrebbe metterlo nel titolo di un documento. Ma il documento è autentico, e questo non lo ha mai negato nessuno. Il video fa il giro del mondo in 48 ore, e non è che l'inizio. A luglio escono i diari della guerra in Afghanistan, oltre 75.000 rapporti militari, giorno per giorno. A ottobre quelli dell'Iraq, quasi 400.000. A novembre i cablo diplomatici, 250.000 comunicazioni riservate, fra il Dipartimento di Stato americano e le sue ambasciate in tutto il mondo. Non li pubblica da solo, li dà in anticipo al Guardian, al New York Times, allo Spiegel, a Le Monde e a El País, che li lavorano per settimane prima di uscire insieme. In 8 mesi, un sito tenuto in piedi da una manciata di persone pubblica più documenti riservati di tutta la stampa mondiale messa insieme. Ma tutto questo materiale, da qualche parte, deve essere uscito.
È uscito da una base militare a 60 km da Baghdad, da un analista dell'intelligence dell'esercito americano di 22 anni. Si chiama Chelsea Manning. All'epoca il mondo la conosce con un altro nome. Dichiarerà di essere una donna il giorno dopo la condanna. In una chat di quei mesi scrive: Hillary Clinton e qualche migliaio di diplomatici in giro per il mondo avranno un infarto quando una mattina si sveglieranno. Verrà arrestata, processata da un tribunale militare e condannata a 35 anni. Ne sconterà 7. E adesso arriva la parte in cui è facilissimo raccontare metà della storia. Ma qui racconteremo entrambe le metà. Da una parte, i Cablo, alla fine, uscirono anche senza le omissioni che avrebbero dovuto proteggere i nomi. Dentro c'erano attivisti, informatori, gente che aveva parlato con un diplomatico americano dando per scontato che restasse fra loro. È una critica seria, e chi la fa non è in malafede. Dall'altra, il governo americano quelle conseguenze le ha cercate. Il segretario alla difesa Robert Gates lo mise per iscritto in una lettera al Senato nell'agosto del 2010. La revisione, fino a quel momento, non aveva rilevato nessuna fonte e nessun metodo di intelligence compromesso da quella divulgazione. E le revisioni successive non hanno mai dimostrato una singola morte riconducibile alle pubblicazioni. Chi vi mostra solo i nomi rimasti scoperti vi fa vedere metà della storia. Chi vi mostra solo la lettera di Gates vi fa vedere l'altra metà. Tutte e due le versioni esistono. Chi ve ne racconta una sola vi sta semplificando le cose. Da quel momento Julian Assange smette di essere un uomo che pubblica documenti e diventa lui stesso, per gli Stati Uniti, un documento da chiudere. 4 mesi dopo Collateral Murder, in Svezia, 2 donne vanno alla polizia. Non chiedono un arresto. Chiedono se un uomo possa essere obbligato a fare un test per una malattia sessualmente trasmissibile. Nelle ore successive viene aperta un'indagine, poi archiviata, poi riaperta. Qui bisogna essere precisi, perché è il punto su cui si è mentito di più, in tutte le direzioni. Julian Assange non è mai stato incriminato in Svezia. Nessun tribunale ha mai deciso nel merito. L'indagine è stata chiusa definitivamente nel novembre del 2019, senza processo. Lui ha sempre sostenuto che fosse un pretesto per farlo arrivare negli Stati Uniti, passando per Stoccolma. La procura svedese l'ha sempre negato. Non lo sapremo, perché la domanda a cui avrebbe dovuto rispondere un tribunale non è mai arrivata. E le 2 donne che erano andate alla polizia sono rimaste, per 14 anni, dentro una storia molto più grande di loro. Giugno 2012. L'estradizione verso la Svezia è ormai decisa e tutti i ricorsi sono finiti. Assange sale su un taxi, arriva a Knightsbridge, entra nell'ambasciata dell'Ecuador e chiede asilo politico. Glielo concedono. Resterà lì dentro 7 anni. Non in un palazzo, in un appartamento al piano terra, dove gli danno una stanza. Niente luce diretta del sole. Una lampada a raggi ultravioletti per la vitamina D. Un tapis roulant. E fuori dalla porta, sul marciapiede, la polizia britannica di guardia 24 ore su 24, in turni, per anni. Un'operazione che costerà ai contribuenti inglesi milioni di sterline. L'11 aprile 2019, il nuovo presidente dell'Ecuador revoca l'asilo e lo motiva così: ripetute violazioni delle convenzioni internazionali e dei protocolli di convivenza. Le violazioni sarebbero i modi dell'ospite, il disordine, il gatto, le discussioni con il personale. Nel frattempo, però, a Quito era cambiato il governo e il nuovo presidente aveva appena chiuso un prestito da 4 miliardi di dollari con il Fondo Monetario Internazionale, riavvicinando il paese a Washington. Una decisione presa per il disordine di una stanza, poche settimane dopo un accordo da 4 miliardi. Gli agenti entrano e lo portano fuori di peso. Barba bianca, un libro in mano, 6 uomini che lo caricano su un furgone mentre urla. Quel filmato fa il giro del mondo in un'ora. Il Regno Unito lo condanna a 50 settimane per aver violato la cauzione 7 anni prima. Le sconta a Belmarsh, il carcere di massima sicurezza dove finiscono i condannati per terrorismo. Ma quando la pena finisce, non esce, perché nel frattempo gli Stati Uniti ne hanno chiesto l'estradizione. 18 capi di imputazione, quasi tutti sotto una legge del 1917, scritta contro le spie durante la Prima Guerra Mondiale, più di un secolo prima, 102 anni. Sommando i massimi, rischia 175 anni di carcere. Nel 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura lo visita insieme a 2 medici specialisti.
scrive che presenta tutti i sintomi di un'esposizione prolungata a tortura psicologica e aggiunge una frase che pesa più di tutta la relazione. In 20 anni di lavoro con vittime di guerra, violenza e persecuzione politica, non ho mai visto un gruppo di stati democratici coalizzarsi per isolare, demonizzare e maltrattare deliberatamente una sola persona. Il 4 gennaio 2021 arriva la sentenza inglese sull'estradizione e la giudice la blocca. Questo però è il punto che quasi tutti raccontano al contrario. La giudice respinse gli argomenti sulla libertà di stampa, scrisse che il caso non era una persecuzione politica. Su quel piano, gli Stati Uniti vinsero su tutta la linea. Bloccò l'estradizione per una ragione sola: le condizioni delle carceri americane di massima sicurezza e il rischio concreto che lì dentro si togliesse la vita. Non fu una vittoria del giornalismo, fu una perizia psichiatrica. Gli Stati Uniti fanno ricorso, forniscono assicurazioni sul regime di detenzione e vincono in appello. Nel giugno del 2022 il governo britannico firma l'ordine di estradizione, poi altri 2 anni di ricorsi e lui è sempre a Belmarsh, fino al 24 giugno 2024, quando esce dal carcere e sale su un aereo. L'accordo è questo: gli Stati Uniti lasciano cadere 17 capi di imputazione su 18. Lui si dichiara colpevole del 18°, aver cospirato per ottenere e divulgare informazioni sulla difesa nazionale. Non viene assolto, si dichiara colpevole. E la pena concordata è esattamente il tempo che ha già passato in carcere a Belmarsh, 62 mesi. Il giorno in cui firma, quella pena è già scontata per intero. Restava una cosa sola da fare: dirla a un giudice americano. Negli Stati Uniti continentali non vuole mettere piede. Così si cerca un'aula americana a metà strada verso casa e la si trova a Saipan, un'isola del Pacifico occidentale che appartiene agli Stati Uniti. Il 26 giugno 2024, in quell'aula, dopo 14 anni, la giudice prende atto che la pena è già stata scontata e dice: «Con questa pronuncia sembra che lei potrà uscire da quest'aula da uomo libero. Mi auguro che le venga restituita un po' di pace». La sera stessa atterra a Canberra. Sua moglie racconterà che le prime cose che voleva fare erano 3: nuotare in mare tutti i giorni, dormire in un letto vero e insegnare ai suoi figli a pescare i granchi. Il 1° ottobre, davanti all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo, parla in pubblico per la prima volta e non dice quello che tutti si aspettano. «Voglio essere assolutamente chiaro, non sono libero oggi perché il sistema ha funzionato, sono libero oggi perché, dopo anni di carcere, mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Alla fine ho scelto la libertà al posto di una giustizia irraggiungibile». Torniamo per un momento al dicembre del 2010, il mese dei cablo. Il 1° dicembre Amazon smette di ospitare il sito di Wikileaks. Poco prima, un senatore americano aveva dichiarato che i suoi collaboratori avevano telefonato all'azienda. Il 2 dicembre, alle 10 di sera, la società che gestisce l'indirizzo wikileaks.org lo spegne. Da quel momento chi digita quel nome non arriva più da nessuna parte. Il 3 dicembre PayPal chiude il conto delle donazioni. Il 6 dicembre le poste svizzere chiudono il conto del fondo per la sua difesa. Il 7 dicembre Visa e Mastercard smettono di far passare i pagamenti. Il 18 dicembre Bank of America. Il 21 Western Union. In 3 settimane un sito viene tolto da internet e lasciato senza un centesimo, senza un processo, senza un'accusa formale, senza che un solo giudice, in nessun paese del mondo, avesse ordinato alcunché. E poi arrivano 2 documenti. Il 30 dicembre il consulente incaricato da Visa in Europa certifica per iscritto che Wikileaks non ha violato nessun regolamento dei circuiti di pagamento e nessuna legge. Il 13 gennaio il segretario al Tesoro degli Stati Uniti mette nero su bianco che non esistono motivi giuridici per inserire Wikileaks in una lista nera finanziaria. Cioè, il governo che il blocco l'avrebbe ispirato dichiara che quel blocco non aveva basi e le aziende che l'avevano applicato lo tengono bloccato lo stesso, per anni. C'è anche un dettaglio che vale da solo tutta la vicenda. Un vice direttore di PayPal dichiara pubblicamente, a una conferenza a Parigi, che la decisione era arrivata dopo una lettera del Dipartimento di Stato americano. Poche ore dopo l'ufficio legale della stessa azienda smentisce. Nessun governo, né americano né straniero, ci ha mai contattati.
Nel giro di una giornata, PayPal dice due cose opposte sul perché ha chiuso un conto. Ma il 5 dicembre, mentre il sito è irraggiungibile, Wikileaks fa una cosa semplice: pubblica le istruzioni per copiarlo. Chiunque abbia un server può scaricare l'intero sito e rimetterlo online sul proprio indirizzo. In 3 giorni le copie sono più di 500, in una settimana quasi 2000. Non li organizza nessuno. Sono amministratori di sistema sparsi in mezzo mondo che, una notte, decidono di dedicare a questa storia uno spazio sui loro server. Nel frattempo il partito pirata svizzero registra e gestisce un nuovo indirizzo per il sito e quello svedese, che al Parlamento europeo ha 2 seggi, offre banda e server gratis. E una parte delle macchine finisce 30 metri sotto la roccia di una collina di Stoccolma, dentro un ex rifugio antiatomico trasformato in centro dati, con porte blindate da mezzo metro e generatori ricavati da motori di sottomarino. E c'era già un'altra cosa, online da mesi. Un file di 1 miliardo e 400 milioni di byte, cifrato, distribuito con lo stesso sistema con cui si scaricano i film. Si chiamava assicurazione. Nessuno sa cosa ci sia dentro. Chiunque può scaricarlo, e in centinaia di migliaia lo hanno fatto. Senza la chiave è un blocco di rumore. Il patto implicito è semplice. Se succede qualcosa a lui o all'organizzazione, la chiave esce. Quella chiave, a oggi, non è mai stata pubblicata. C'è poi la parte più rumorosa, ed è quella che Wikileaks ha sempre rifiutato pubblicamente. Fra il 6 e il 9 dicembre, un gruppo di hacker che si firma Anonymous manda giù i siti delle poste svizzere, di Mastercard e di Visa, ma cadono le vetrine, non i circuiti. Le carte di credito continuano a funzionare in tutto il mondo, mentre il sito visa.com è irraggiungibile. Poi arriva il conto. Nei Paesi Bassi arrestano un 16enne, nel Regno Unito 5 persone e il più giovane ha 15 anni. 2 di loro finiranno in carcere, uno per 18 mesi. E negli Stati Uniti l'FBI ne arresta 14 in un giorno solo. Passeranno 3 anni fra minacce di 15 anni a testa e patteggiamenti, per finire con nessuna galera e un risarcimento di poco meno di $6.000 a persona. PayPal ne aveva chiesti 5 milioni e mezzo. Nessun tribunale ha mai giudicato se togliere i pagamenti a un editore fosse legittimo, ma 14 persone sono state processate per averlo contestato. Negli anni che seguono, attorno a quest'uomo si forma qualcosa che nel 2010 non esisteva. C'è suo padre, un costruttore australiano in pensione, che a 75 anni comincia a girare il mondo per parlare di suo figlio. C'è suo fratello, che ne fa un documentario. C'è un'avvocata del suo collegio difensivo che diventa sua moglie. Si sposano dentro il carcere di Belmarsh nel marzo del 2022. L'8 ottobre di quell'anno, a Londra, migliaia di persone si tengono per mano attorno al Parlamento. 3 chilometri di catena umana, dal ponte di Westminster fino a Lambeth e ritorno. E il 28 novembre 2022, 12 anni esatti dal primo giorno di Cablegate, i direttori di Guardian, New York Times, Le Monde, Spiegel e del País firmano una lettera aperta. Sono gli stessi 5 giornali che nel 2010 avevano pubblicato quei documenti insieme a lui. Nella lettera ricordano di averlo criticato, 11 anni prima, per aver diffuso i cablo senza cancellare i nomi. Non è una riabilitazione, ed è per questo che pesa. Il titolo è di 3 parole. Pubblicare non è reato. Il 14 febbraio 2024, il Parlamento australiano vota una mozione che chiede a Stati Uniti e Regno Unito di chiudere la faccenda e lasciarlo tornare a casa. Passa con 86 voti contro 42 e il primo ministro vota a favore. Non è vincolante, non obbliga nessuno a niente. 4 mesi dopo, Julian Assange sale su un aereo. Questa storia, nel frattempo, è diventata un genere. Nel 2011 escono i 2 libri che la raccontano dall'interno. Uno lo scrive un ex collaboratore che aveva lasciato Wikileaks sbattendo la porta, l'altro i 2 giornalisti del Guardian che avevano lavorato sui cablo. Sempre nel 2011, un editore scozzese pubblica la sua autobiografia, che lui aveva bloccato dopo averla dettata, e che esce lo stesso con in copertina la parola non autorizzata. Nel 2012, la televisione australiana fa un film proprio sugli anni della sua vita da ragazzo, la madre in fuga, il modem, il poliziotto sulla porta. Si intitola come il libro del 97. Nessuno della famiglia è stato consultato. Nel 2013, Hollywood ci prova con un attore famoso. Assange lo definisce un attacco propagandistico e invita a non andarlo a vedere. Il film è uno dei più grossi insuccessi commerciali dell'anno.
Sempre nel 2013 esce il primo grande documentario e nel 2016 un secondo, girato da una regista che a Wikileaks stava dentro. Quando lo monta, i rapporti si guastano e lui prova a fermarlo. E nel maggio del 2025, a Cannes, un documentario di Eugene Jarecki vince il premio più importante per il genere. Si intitola The $6 Billion Man, 6 miliardi di dollari, la cifra stimata di quanto è costato a governi, tribunali, polizie tenere in piedi il caso di un uomo solo. Fermiamoci un attimo su una cosa. L'uomo che ha passato la vita a pubblicare i documenti degli altri è l'uomo che sulla propria storia non ha avuto quasi mai voce in capitolo. Il libro del 97 lo racconta in terza persona, l'autobiografia esce contro la sua volontà. Il film sulla sua adolescenza lo fanno senza chiedergli niente. Quello di Hollywood lo combatte e perde. Su di lui hanno scritto tutti, e hanno scritto di tutto. Rimettere insieme quei pezzi, uno per uno, controllarli, e tenere solo quelli che reggono, è un lavoro che qualcuno, prima o poi, dovrà fare fino in fondo. Qui, per quello che è possibile, ci abbiamo provato. Alla fine di 14 anni, l'elenco delle cose che un tribunale ha davvero deciso è molto corto. Sulla Svezia, niente. L'indagine è stata chiusa nel 2019 senza che un giudice si sia mai pronunciato. Sul blocco dei pagamenti? Niente. Nessuna corte ha mai stabilito se sia legittimo togliere i soldi a un editore senza un'accusa. 14 persone, invece, sono state processate per averlo contestato. Sulla libertà di stampa un giudice si è pronunciato nel 2021 e ha dato ragione agli Stati Uniti. L'estradizione l'ha fermata una perizia medica. E sulla domanda vera, se pubblicare quei documenti fosse un reato, non ha deciso nessuno. Perché a un certo punto quella domanda è stata tolta dal tavolo e sostituita con un accordo firmato in un'aula del Pacifico da un uomo che era in carcere da 5 anni. Una cosa, però, quell'accordo l'ha lasciata agli atti. Da quel giorno, nel registro di un tribunale federale americano, c'è la condanna di un uomo per aver ottenuto e diffuso informazioni riservate sulla difesa nazionale, che è la descrizione, parola per parola, del mestiere di chi fa giornalismo di guerra. Torniamo per un momento a quella sera del 1991. Un ragazzo di 20 anni aveva costruito il nascondiglio perfetto e aveva insegnato a 60.000 api a lasciarlo passare. Nessuno lo ha battuto sul suo terreno. Le tracce telefoniche non avevano funzionato per un anno intero. Quella notte lo hanno preso perché aveva lasciato 13 dischetti sul tavolo mentre la moglie se ne andava di casa. 33 anni dopo è finita più o meno allo stesso modo. Non hanno smontato il suo ragionamento. Non hanno dimostrato che qualcuno fosse morto per quei documenti. Non hanno mai portato la questione davanti a una giuria. Hanno aspettato. 7 anni in 2 stanze senza finestre. 5 in una cella. Poi hanno messo un foglio sul tavolo e lui l'ha firmato. Nel 2006 aveva scritto che un potere che comincia a temere le proprie comunicazioni si chiude e che più si chiude, meno vede. Poi ha passato 14 anni a guardare mezzo mondo occidentale chiudersi intorno a un uomo solo. Ambasciate, tribunali, banche, circuiti di pagamento, servizi di sicurezza. Un documentario ha provato a mettere in fila quanto è costato. 6 miliardi di dollari. 6 miliardi di dollari per un sito senza sede, tenuto in piedi da una manciata di persone e da qualche migliaio di sconosciuti che una notte di dicembre hanno acceso un server. Al ragazzo che a 16 anni entrava nei sistemi solo per vedere cosa c'era dentro, questa storia sarebbe sembrata la conferma di quello che pensava già. E forse è per questo che vale la pena raccontarla per intero, perché la parte che riguarda lui, ormai, è chiusa. La parte che riguarda chi verrà dopo, no. Io sono Ram. Questa era la storia di Julian Assange. Se ti è piaciuta, iscriviti. Qui si raccontano le storie vere degli hacker. La prossima sta già arrivando.